A breve vorrei provvedere a sostituire questo bruttissimo lucchetto con questa catena che è stato fatto un po' così, un po' estemporaneamente, rompendo oltretutto questo intonaco, facendo una scanalatura per poter far passare la catena. Ma non è una soluzione che mi piace, oltre a essere poco funzionale è anche molto brutta. Per cui vedrò di acquistare una serratura vera e propria con maniglia, ma prima dovrò prendere le misure perché non tutte le serrature sono uguali. Vedete, qui hanno rotto l'intonaco i vecchi proprietari per far passare la catena, ma non è una soluzione né pratica né bella da vedere. Ora il prossimo lavoro vorrei liberare tutto il pavimento del piano inferiore da tutte le macerie. Prima di tutto dovrò raccogliere tutti i pezzi di pietra, scaglie che ci sono in giro, li raccoglierò nei secchi, li porterò fuori, dopodiché provvederò a pulire tutto il resto. Abbiamo trovato anche 2 euro, che non so se li ho persi io nei mesi scorsi o erano già qui.
magari porterà fortuna. Bisogna fare attenzione quando si rovista con le mani vicino ai muri in sasso, perché oltre a qualche scorpione, che dalle nostre parti non sono assolutamente velenosi, sono dolorosi quanto una puntura d'ape, almeno che non si sia allergici, ma nelle giornate più calde è possibile anche che si possa trovare, se non si fa abbastanza attenzione, non si fa abbastanza rumore, anche qualche vipera. Oggi fortunatamente è una giornata molto fresca, non c'è sole, per cui le vipere non dovrebbero esserci, anche perché sto facendo parecchio rumore da un po' di tempo e se mai ci fossero state si sono rintanate. Quando si fanno questi lavori bisogna prevedere con anticipo dove si vuole stoccare il materiale, per evitare di doverlo poi spostare più volte in fasi successive, che potrebbe costare molto tempo e fatica. In questo punto vorrei partire con un muro in pietra più o meno di questa altezza, che si ricongiunga a quello già esistente là in fondo, in maniera tale che tutto il materiale che uscirà fuori dal piano interrato lo butterei qua dentro per riempire questo vuoto. Al di sopra sono ancora indeciso se fare una struttura di legno e mettere un pavimento di legno appunto con delle tavole, oppure se riuscirò a riempire con del materiale fino a questa quota, venire avanti con il pavimento in pietra in continuità con questo già esistente, in maniera tale di poter creare un piano più ampio, quando d'estate magari potremo mettere fuori un tavolo con delle sedie. Quindi anche se oggi sono da solo, dovrò farmi coraggio e cominciare a spostare questi travetti in questa posizione, cercando di accatastarli il più ordinatamente possibile, anche se poi questo muro dovrà essere ristrutturato, ma ciò accadrà sicuramente non a breve tempo, per cui per ora i travetti li accatasterò in questa posizione, poi se dovesse servire purtroppo li dovrò spostare una seconda volta. Qui cercherò di compensare questo dislivello mettendo delle tavole per poter portare tutto a livello e poi poter mettere i tronchi un po' più lunghi.
con un po' di buona volontà anche questo è finito. E questo è il pezzo di tronco di castagno che è ancora perfettamente conservato, come si può vedere. Ho provato a tagliarlo e sicuramente lo utilizzerò per farne un qualcosa che ancora non so, ma col tempo prenderà forma. E per evitare che possa deteriorarsi anche solo in minima parte, lo riporrò all'interno della baita da dove è venuto. E liberando dal materiale ho rinvenuto questo foro che, a ben pensare, dovrebbe essere il canale di scolo dei liquami delle bestie che abitavano una volta la stalla al piano inferiore, e sono convinto che scavando all'interno del pavimento, una volta che l'avrò pulito, troverò il foro d'ingresso. Visto che la curiosità è troppa, proverò a scavare un attimino e vedere se sarò fortunato e troverò magari i segni del canale di scolo e diciamo, dell'ingresso di quel canale che vi ho fatto vedere poco fa là fuori. Sicuramente c'è un foro, ovviamente si è tappato nel tempo con la sabbia, la terra, eccetera, ma sicuramente c'era un foro, e qui, proseguendo a pulire, troveremo tutto il canale che girava attorno alla stalla e portava i liquami fuori. Probabilmente questo è il pavimento della vecchia stalla, il piano del pavimento della vecchia stalla, e quindi è facile capire quanto materiale ci sarà da portare via per tutta la superficie di quella che era la stalla. Pensate a quanti decenni sono passati dall'ultima volta che qualcuno ha calpestato questo vecchio pavimento. Trovo che sia bellissimo e non vedo l'ora di pulirlo tutto e lasciarlo naturale così come era una volta. A breve dovrò comprare una carriola, perché l'idea di portare fuori tutto questo materiale con i secchi non mi piace affatto. Comincia a intravedersi il vecchio pavimento in tutta la sua bellezza. Pensate che ho pulito forse meno di 1 metro quadrato di pavimento e ho già portato fuori 3 secchi colmi di macerie. Se immaginate che la vecchia stalla è di circa 12 metri quadrati, e questo probabilmente è la parte di pavimento meno sporca, dove c'era meno materiale, vi lascio immaginare quanto e quale lavoro mi aspetta. Come vedete alle mie spalle il luogo è molto buio, per cui non so se nel proseguo dei lavori riuscirò a filmare
e avere una qualità di luce decente, perché fino ad ora ho realizzato i video con il mio smartphone di bassa qualità oltretutto. A breve spero di poter acquistare un action cam che darà dei video nettamente di qualità migliore, e anzi volevo approfittare di questo per dirvi che sul canale c'è un'apposita sezione dove potete anche con piccolissime donazioni sostenere il canale. Il primo acquisto che farò sarà assolutamente un action cam per potervi dare un prodotto molto migliore e sicuramente di ottima qualità. Questa è un'altra particolarità che voglio raccontarvi. Questo spazio che vedete, questa lastra che sembra posizionata sbagliata tutta verso il lato destro, in realtà è una cosa intenzionale. Questo canale serviva per fare defluire acqua nella malaugurata ipotesi in cui il piano seminterrato, perché questa stalla è un piano seminterrato, si fosse allagato, perché è possibile che nel passato ci siano state delle infiltrazioni d'acqua. In quel caso l'acqua, una volta raggiunto questo livello, sarebbe defluita naturalmente senza allagare il luogo in cui erano stipati gli animali. Il tempo sta diventando rapidamente brutto e quindi decido di prendere la via del ritorno prima che venga a piovere, ma forse è già troppo tardi.